Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial. Oggi vogliamo parlare della configurazione di rete e cloud del nostro server e vogliamo dimostrare quanto sia semplice collegarsi la prima volta con una connessione diretta dal PC, effettuare una configurazione di un IP statico all'interno di una rete domestica e terzo punto, come è facile collegare il server direttamente al cloud ed effettuare un accesso remoto da browser. Il server Delego esce di fabbrica con un IP preimpostato che è 192.168.0.110. Per effettuare un primo collegamento è sufficiente alimentare il server, prendere un cavo Ethernet e collegarlo direttamente al PC. Perché possa avvenire la comunicazione dobbiamo essere sicuri che il PC sia configurato nella stessa classe di rete, cioè la 0, 192.168.0.110. Per verificare la configurazione di rete del nostro PC andiamo sul pulsante di Start, premiamo il pulsante destro, Esegui, digitiamo Control Panel e apriamo la finestra del pannello di controllo sul nostro PC. Selezioniamo Centro Connessioni di Rete e Condivisione e nell'accesso a rete Ethernet selezioniamo Proprietà, selezioniamo Protocollo Internet TCP/IP4, Proprietà e verifichiamo che l'indirizzo IP del computer sia sulla stessa classe di rete del dispositivo che abbiamo già collegato al PC. Quindi deve essere 0 e per esempio lo portiamo a un indirizzo 120. Assicuriamoci che la maschera sia 255.255.255.0 e a questo punto confermiamo e siamo sicuri che il PC e il server Delego adesso collegato si trovino nella stessa classe di rete. Ora che abbiamo verificato la configurazione di rete che collega il nostro PC direttamente al server Delego, proviamo ad accedere all'interfaccia web del nostro server. A questo scopo lanciamo un browser che tipicamente è Chrome per i sistemi PC oppure Safari per i sistemi Mac e digitiamo nella barra dell'URL l'indirizzo di fabbrica 110. A questo punto entriamo direttamente nell'interfaccia web del nostro dispositivo. L'interfaccia web è composta di un'interfaccia di visualizzazione che è il supervisore vero e proprio e di un'interfaccia di configurazione alla quale dobbiamo accedere per effettuare le impostazioni di rete. Per fare questo andiamo al menu contestuale in alto a destra e premiamo Configurazione. Andiamo nel menu laterale ad albero, selezioniamo la voce Setup e Network. Qui si apre la scheda nell'ambiente di lavoro e vediamo confermato l'indirizzo di fabbrica e le altre impostazioni. Se dobbiamo effettuare una configurazione all'interno di una rete domestica, è importante che ci confrontiamo con l'amministratore di sistema e andiamo ad inserire un indirizzo IP statico corretto. Il nostro obiettivo in questo video tutorial è mettere in classe 0 ma all'indirizzo IP statico 142. Effettuiamo questa impostazione. La maschera di rete è sempre 255.255.255.0. Il gateway corrisponde all'indirizzo IP del router domestico. Questa è un'impostazione molto importante perché è l'impostazione che consente al server Delego di poter accedere alla rete esterna alla casa, consente in altre parole di accedere ad internet. L'accesso a internet da parte del server Delego è importante, per esempio per effettuare gli update del software che vengono messi a disposizione direttamente sullo store Equinex, i vari aggiornamenti, e la configurazione del gateway è importante anche per consentire il collegamento al cloud per effettuare l'accesso remoto. Da ultimo, il DNS primario può essere impostato di default in questo modo. Una verifica importante alla prima configurazione è di verificare che nel campo accesso remoto, dominio IP pubblico,
questo campo sia bianco, perché vuol dire che non è mai stata effettuata una configurazione cloud. In questa applicazione che vedete nel tutorial, in realtà è già stata effettuata una connessione, quindi il campo non è bianco. La prima connessione, questo campo non contiene alcuna informazione. Un'altra verifica la facciamo aprendo la scheda accesso con QR code. Anche in questo caso vedete nella sezione setting remoti che l'indirizzo del server, se il dispositivo non è mai stato collegato, deve essere completamente bianco. Ritornati alla scheda di rete, una volta che abbiamo effettuato l'impostazione dell'IP statico all'interno della rete ed avere verificato che la classe di rete, in questo caso 0, corrisponde alla classe di rete del gateway, possiamo procedere al salvataggio dell'impostazione. Il salvataggio dell'impostazione riavvierà il nostro server con le nuove impostazioni di rete. Ecco, durante il riavvio del server Telego comparirà sul browser questa schermata che, una volta riavviato il dispositivo, ci ridirezionerà direttamente nella barra degli strumenti al nuovo indirizzo IP configurato. Dopo il riavvio del server con le nuove impostazioni di rete e un'attesa di circa 60 secondi sul browser, comparirà direttamente la nuova schermata di accesso alle funzioni web del nostro server. Vedete che nella barra dell'URL compare il nuovo indirizzo IP statico a cui siamo stati automaticamente ridirezionati. La finestra di accesso ci chiederà di imputare la username e la password di amministrazione. Una volta che abbiamo riconfigurato l'indirizzo IP statico del nostro server e siamo ridirezionati sul browser al nuovo IP, possiamo accedere all'ambiente di configurazione, selezionare nel menu laterale ad albero la voce Setup Network e verificare effettivamente, come vediamo, che il nuovo IP statico è stato configurato. Durante queste operazioni di riconfigurazione dell'IP, oppure gestendo un server di cui non si conosce l'IP, può rendersi necessario riportare l'IP statico alle condizioni di fabbrica, cioè 192.168.0.110, oppure è necessario non solo resettare il dispositivo alle condizioni di fabbrica, ma riportare tutta la configurazione alle condizioni di fabbrica. Queste operazioni non si possono svolgere tramite software, ma possono essere svolte in maniera hardware, tramite il pulsante di reset che non è direttamente accessibile sul pannello frontale del prodotto. Per accedere al pulsante di reset occorre aprire il pannello frontale del server Telego utilizzando un piccolo cacciavite a taglio ed esercitando un leggero effetto leva in una delle fessure laterali. A questo punto occorre localizzare il pulsante di reset sul dorso della scheda verticale nella parte bassa del dispositivo verso i morsetti KNX. Per effettuare il ripristino all'indirizzo IP di fabbrica occorre premere il pulsante di reset per almeno 10 secondi fino a che il LED service, che è il LED che si trova in alto a sinistra sul frontale del dispositivo, non inizia a lampeggiare. Quando il LED service inizia a lampeggiare, entro i successivi 5 secondi occorre premere per un secondo il pulsante di reset e rilasciare. Dopo aver compiuto queste operazioni, il LED di service si spegne e il dispositivo è ritornato all'indirizzo IP di fabbrica, cioè 192.168.0.110. La seconda operazione che si può rendere necessaria quando non solo non conosciamo l'indirizzo IP del dispositivo, ma non siamo più in grado di accedere all'interfaccia web, è il ripristino intero anche della configurazione di fabbrica. Per compiere questa operazione occorre premere il pulsante di reset per almeno 10 secondi fino a che il LED service, cioè quello che si trova sul frontale a sinistra, non inizia a lampeggiare. Entro i 5 secondi successivi occorre rilasciare il pulsante e ripremerlo per almeno 10 secondi. Quando il LED si accende fisso,
rilasciare il pulsante ed attendere che si spenga. Quando il LED si spegne, occorre togliere e ripristinare l'alimentazione. Dopo circa 1 minuto, noi possiamo riaccedere all'interfaccia web del nostro server Delego utilizzando l'IP di fabbrica e avendo ripristinato la configurazione iniziale. Ora vogliamo mostrare i passaggi per effettuare il collegamento del nostro server Delego al cloud Equinix. Il primo passaggio da effettuare è la registrazione sul cloud Equinix. Andiamo nella barra laterale ad albero, selezioniamo la voce servizi, selezioniamo la voce cloud e registrazione prodotto. Entreremo in questa scheda che si apre nell'ambiente di lavoro e premiamo il pulsante Register. Si aprirà una nuova scheda nel browser e qui dobbiamo scegliere l'email, la password e dei riferimenti per avere la possibilità di essere registrati sul cloud Equinix. Selezioniamo una password, accettiamo la policy per la privacy e accettiamo i termini e condizioni del servizio, che è gratuito. Completati questi passaggi su questa scheda di registrazione sul cloud, premiamo il pulsante Registrati. Se la registrazione va a buon fine, comparirà sul browser un messaggio che ci dice che l'utente è registrato correttamente. Occorre verificare la casella di posta che è stata imputata per terminare la procedura. A questo punto occorre andare nella casella di posta, verificare la notifica da parte del cloud Equinix e premere sull'email il pulsante di attivazione del servizio. Una volta aperta l'email che riceviamo dal cloud e premuto il pulsante di attivazione, sul browser comparirà un messaggio che dice il tuo utente è stato correttamente attivato. A questo punto la procedura di registrazione è stata completata. Ritorniamo all'ambiente Delego e a questo punto facciamo la procedura di login al cloud a cui ci siamo registrati. Per fare questa operazione nella barra dei menu selezioniamo Servizi, Cloud e Registrazione prodotto. In questo caso non premiamo più l'opzione Register, ma effettuiamo il login inserendo le nostre credenziali. Una volta inserite le credenziali, premiamo il pulsante Login. Arrivati a questa fase, abbiamo compiuto la registrazione, abbiamo effettuato il login al cloud, occorre effettuare l'operazione di binding, cioè di collegamento del nostro dispositivo ai servizi cloud Equinix. In questa scheda che troviamo nell'ambiente di lavoro abbiamo 2 opzioni. Possiamo fare il bind come proprietario dell'impianto e qui abbiamo le permission non limitate, oppure possiamo fare il bind come installatore. In questo caso i servizi sono più limitati, per esempio non abbiamo accesso ai servizi degli assistenti vocali. In questo caso noi facciamo il binding come proprietario e premiamo il pulsante Owner. Una volta che abbiamo effettuato l'operazione di binding al cloud, occorre effettuare l'attivazione dei servizi per accesso remoto. Per effettuare questa operazione torniamo alla barra dei menu ad albero, selezioniamo Servizi, selezioniamo Cloud e Servizi Cloud. In questo video tutorial vediamo che il servizio di accesso remoto è già attivo. Nel caso di un primo collegamento dovrete premere il pulsante di attivazione che si trova in alto a destra. Al termine di questa operazione di attivazione dei servizi da remoto, non ci resta che effettuare la sincronizzazione di tutte le funzioni che eventualmente abbiamo già programmato. Se si tratta di una prima attivazione e il progetto Delego di supervisione non è ancora completo, non è necessario effettuare la sincronizzazione, ma ogni volta che aggiorneremo il progetto ETS con nuovi componenti grafici e con nuove funzioni, dovremo effettuare questa operazione di sincronizzazione. Per effettuare questa operazione torniamo alla barra dei menu ad albero, selezioniamo Servizi, selezioniamo Cloud e Sincronizzazione oggetti. Si aprirà una scheda nell'ambiente di lavoro, premiamo il pulsante di sincronizzazione e a sincronizzazione completa tutti gli oggetti del nostro cloud
compariranno in questa tabella con l'iconcina verde. Abbiamo così completato tutte le operazioni per poter attivare la connessione remota al cloud. Ripetiamo quali sono le operazioni. La prima operazione è registrazione, la seconda operazione è il login al cloud, la terza operazione è creare il legame di binding, la quarta operazione è l'attivazione dei servizi remoti e la quinta operazione è la sincronizzazione. A questo punto non ci resta che verificare la configurazione che abbiamo effettuato. Andiamo nel menu ad albero, selezioniamo Setup, selezioniamo la nostra scheda di rete. In questo caso troverete nell'accesso remoto, nel campo dominio o IP pubblico, questa stringa che effettivamente rappresenta l'indirizzo che noi dobbiamo inserire nella barra dell'URL per poter avere l'accesso remoto. Con il pulsante copy salviamo nella clipboard questo dato, apriamo una nuova finestra del browser e incolliamo questo nuovo URL. Come vedete, noi stiamo accedendo al nostro server Delego direttamente da remoto, non abbiamo dovuto inoltrare alcuna porta e come vedete si tratta di operazioni molto semplici.